Salve a tutti ed eccoci alla seconda parte di questa sesta tappa del nostro veloce viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Siamo partiti nella prima tappa con l'Italia dei primi anni del Novecento e del cinema delle origini. Poi abbiamo visto l'Italia del regime fascista e il cinema di regime. Nella terza tappa abbiamo visto l'Italia della ricostruzione del secondo dopoguerra e l'epoca del neorealismo. Nella quarta tappa abbiamo visto l'Italia del miracolo economico e della commedia all'italiana. Nella quinta tappa abbiamo visto l'Italia degli anni 70, gli anni di piombo e dell'avvento delle TV commerciali. Nel video precedente invece abbiamo visto l'Italia degli anni 80, gli anni del riflusso fino a metà degli anni 80. In questo video proseguiremo in questo viaggio lungo gli anni 80 che culmineranno con l'inchiesta di Mani Pulite. Per quanto riguarda il cinema, la crisi continua a perdurare anche se si cominciano a vedere alcuni timidi segni di ripresa. Una premessa prima di cominciare è che i film che segnalerò non sono tanto quelli che hanno avuto maggior successo in quel periodo, quanto quelli che secondo me hanno rappresentato un po' meglio i fatti e gli episodi del momento. Perciò adesso cominciamo il nostro viaggio. Io qui oggi decido che tu poi diventerai il nuovo signore dei 10.000 anni. 11 anni dopo il film Novecento, Bernardo Bertolucci realizza un altro colossal, L'ultimo imperatore, tratto dall'autobiografia di Puyi, l'ultimo imperatore della Cina. Ma l'ultimo imperatore è stato anche, sì, un modo di allontanarmi dall'Italia molto corrotta degli anni '80 e di andare il più lontano possibile. Io avevo fatto il Novecento, ero stato un po' punito da quelli a cui avevo dedicato il film, cioè i comunisti intorno a Berlinguer, non da Berlinguer, ma intorno a lui c'erano così, altri personaggi importanti che avevano molto punito il Novecento. E allora andare lì in Cina fu una liberazione. Questo film è una coproduzione fra Italia, Hong Kong, Cina e Stati Uniti e le notevoli risorse messe a disposizione hanno permesso di realizzare un'opera che sarebbe stata impossibile con le esigue risorse del cinema italiano. Pensate che Bertolucci riuscì a ottenere addirittura il permesso di girare all'interno della città proibita, cosa che era vietata a qualunque troupe che non fosse cinese. E naturalmente guadagnò ben 9 Oscar e 9 David di Donatello e naturalmente segnò una svolta nella carriera di Bertolucci. Nel 1988 esce Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. È la storia di un famoso regista che, appresa la morte del vecchio proiezionista del cinema del suo paese natale, vi fa ritorno per il funerale e ha l'occasione così di rievocare i ricordi dell'infanzia e ripercorrere la storia di quel piccolo cinema di provincia. Tornatore aveva esordito nel cinema solo 2 anni prima con il film Il Camorrista e già a questo suo secondo film vince l'Oscar per il miglior film straniero. Ed è un po' un film cult per gli appassionati del cinema perché ne parla con passione, nostalgia, con poesia e in questo la colonna sonora di Ennio Morricone credo non sia secondaria. Ed è il racconto della triste parabola dei cinema di provincia che negli anni 70 scomparvero uno dopo l'altro, ne avevo già accennato in uno dei video precedenti.
E dicevo, questo film vince l'Oscar per il miglior film straniero e anche il Grand Prix della giuria del Festival di Cannes. Ma all'inizio non fu così. Quando uscì nelle sale il riscontro fu piuttosto scarso, tant'è che avevano deciso di ritirarlo dopo poche settimane, tranne in una città, Messina. E lì accade un fenomeno già accaduto per un pugno di dollari. Il pubblico continua ad andarci, riempie la sala e il gestore non lo vuole ritirare. Il fatto incuriosisce gli addetti ai lavori, il regista riduce la durata del film su pressione del produttore Franco Cristaldi e da lì in poi il film prende il volo e diventa uno dei più grandi successi, uno dei film più popolari degli anni '80. Il 9 ottobre 1989 cade il muro di Berlino. Questo fatto ha assunto poi un valore simbolico per segnalare la fine del comunismo e la successiva dissoluzione dell'Unione Sovietica. Mikhail Gorbaciov, che era stato eletto segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica solo 4 anni prima, non aveva certamente l'intenzione di portare l'Unione Sovietica alla dissoluzione, voleva semplicemente rinnovare la classe dirigente e far ripartire l'economia. E in realtà poi ha innescato una serie di avvenimenti che hanno portato poi di fatto, come si è visto, alla disgregazione dell'Unione Sovietica. E lo segnalo qui perché questo ha avuto delle profonde ripercussioni anche sulla società italiana, in particolare sul Partito Comunista Italiano che, venendogli a mancare il suo punto di riferimento principale, è ora costretto a domandarsi qual è a questo punto la sua identità. E questo ha creato un profondo smarrimento tra i suoi militanti, come è puntualmente segnalato da un film che esce proprio in questo anno. Che cosa significa oggi essere comunisti? Che cosa significa oggi essere comunisti? Che cosa significa? Nel 1989 esce Palombella Rossa di Nanni Moretti. Il film tratta il tema della crisi ideologica del Partito Comunista e racconta la storia di Michela Picella, funzionario del PC, che in seguito ad un incidente si ritrova senza memoria. La storia si sviluppa poi intorno ad una partita di pallanuoto durante la quale Michele ogni tanto si estranea per cercare di ritrovare la memoria perduta attraverso il riaffiorare di ricordi confusi. Nanni Moretti, che fin dal suo esordio nel 76, Io sono un autarchico, è sempre stato ironico sulle rigidità ideologiche del Partito Comunista, ha il coraggio con questo film di porsi la domanda su quale sia l'identità del partito, che cosa significhi oggi essere comunista. Ed è una domanda a cui il partito ha tentato di rispondere nel tempo, ha cambiato nome 3 volte, ed è un processo che ancora non sembra arrivato alla sua conclusione, al suo assetto definitivo. Ma torniamo a parlare di cinema. Nel 1990 esce La voce della luna, l'ultimo film di Federico Fellini. Il film racconta in modo grottesco le vicende di 2 pazzi, interpretati da Roberto Benigni e Paolo Villaggio, che vagano insieme nella campagna padana. Con questo film Fellini ritorna sul tema che era anche di Ginger e Fred e anche altri film, dove si lamenta del fatto che siamo ormai sommersi dal frastuono della vita moderna, simboleggiata dalla onnipresente televisione, e si è persa la capacità di ricercare l'infinito, la luna del film. E questo perché abbiamo perso la capacità di ascoltare il silenzio, come dice proprio il protagonista nell'ultima battuta del film. Eppure io credo che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire.
questo paese non c'è nessuno. Mi ricordo una situazione analoga che mi è capitata in Africa. Mi esce una pattuglia in perlustrazione, no? Mi trovo un villaggio disabitato, mi si ferma a dormire nelle capanne. Alla mattina siamo andati, c'erano solo le ossa. Nel 1991 esce Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Il film, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di un piccolo gruppo di soldati italiani che sbarcano su un'isola greca e che poco per volta si integra nella comunità locale. E questo film vince l'Oscar per il miglior film straniero ed è un bel successo per il cinema italiano, dopo il successo di Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore di 2 anni prima. Questo film fa parte di quella che viene chiamata dai critici la trilogia della fuga, che è un gruppo di 3 film. Il primo era Marrakech Express dell'89, il secondo Tournée del 90. Sono 3 film in cui si celebra il valore della fuga come unica occasione per sognare e per mantenersi vivi. Come si vede che è cambiata radicalmente la mentalità rispetto al decennio precedente, no? E questo è l'elenco degli anziani ricoverati nei nostri reparti ospedalieri. Circa 4.000 ospiti. Tutti i voti che alle passate elezioni sono andati a Castri, ma che possono cambiare bandiera. Lei vuol dire che può convincere questi ricoverati a votare per Botero? E come fa? Con le buone. Ma nel 1991 esce anche Il Portaborse, diretto da Daniele Lucchetti e prodotto e interpretato da Nanni Moretti. Racconta la storia di un addetto stampa che scrive discorsi per un giovane ministro e viene a contatto con la corruzione del mondo della politica. Non riuscendo ad adattarsi, ne fugge disgustato. Nanni Moretti nel 1986 aveva creato la Sacher Film, una sua casa di produzione, sia per essere indipendente, ma anche per dare spazio al talento di nuovi registi che volevano mettersi alla prova. E Daniele Lucchetti è uno di questi. Lucchetti in questo film cerca di rappresentare e di dare voce a questo sentimento di insofferenza verso i politici che sta montando nella società e che tra poco esploderà nello scandalo di Tangentopoli. Nel 1993 esce La scorta di Ricky Tognazzi. Il film racconta le vicende e i drammi personali di un gruppo di poliziotti assegnati alla scorta personale di un magistrato siciliano. Ricky Tognazzi, figlio d'arte, figlio di Ugo Tognazzi, è uno degli autori che ha sempre lavorato prevalentemente e tuttora lavora per la televisione, ma sempre con un'attenzione ai temi di attualità. Questo film può essere considerato un po' un instant movie perché è stato girato appena un anno dopo la morte di Giovanni Falcone e quello era un periodo in cui l'attenzione ai delitti di mafia era molto elevata. Mi è sembrato comunque interessante segnalarlo perché parla di questo fenomeno non tanto da un punto di vista sociologico, ma soprattutto pone l'accento sulla psicologia e sugli stati d'animo di chi quotidianamente lotta contro la mafia. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. E con questo discorso, coraggioso bisogna ammetterlo, di Craxi, viene descritto il sistema generalizzato delle tangenti. E la magistratura milanese scopre con l'inchiesta Mani Pulite un sistema di finanziamento illecito dei partiti che era generalizzato, ma era un segreto di Pulcinella.
tutti sapevano come si finanziavano i partiti in un modo o nell'altro. In questa situazione il cinema sembra quasi non accorgersene, tranne i pochissimi film che ho citato poco fa. Il cinema è perso nel suo disperato tentativo di sopravvivere e nella rincorsa dei miti della televisione, e quasi ignaro del cambiamento epocale che sta per accadere intorno a sé. Ma di questo ne parleremo meglio nel prossimo video. Ed eccoci arrivati al termine della sesta tappa del nostro viaggio. Nel prossimo video vedremo l'Italia della cosiddetta Seconda Repubblica, nata dalle ceneri di Tangentopoli fino alla crisi finanziaria del 2008-2010 e che vede come protagonista nel bene o nel male Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda il cinema vedremo le sue espressioni più significative e che proprio agli inizi del nuovo millennio sarà capace di mostrare al mondo che l'Italia c'è ancora. Grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete commenti o osservazioni scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.